Io amo tantissimo l'Italia, ma non è tutto oro quel che luccica. Non è tutto oro quel che luccica significa che anche dietro le cose più belle, come per esempio l'oro, ci sono anche alcune cose negative, non proprio bellissime. E oggi parliamo proprio di questo, di alcune cose dell'Italia che non mi piacciono, perché alla fine ci sono anche dei lati negativi che secondo me dovresti conoscere. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Qui sul mio canale ho parlato tantissime volte di quanto mi piace l'Italia, delle nostre tradizioni, la nostra cultura, però oggi voglio fare un video un po' diverso. Voglio parlarti di alcune cose che non mi piacciono così tanto dell'Italia, di alcuni nostri problemi. Quindi di alcune cose che magari i turisti non necessariamente vedono, però quando vieni ad abitare in Italia, poi potresti accorgertene. La prima cosa di cui mi piacerebbe parlare sono le opportunità di lavoro. Infatti l'Italia non è conosciuta come il paese dalle 1000 opportunità, non ci sono troppe opportunità di lavoro e questo infatti è anche uno dei motivi per cui tantissimi giovani laureati lasciano l'Italia per andare a vivere all'estero, per trovare delle opportunità di lavoro migliori e anche ben pagate, perché infatti un altro grande problema del lavoro in Italia è proprio la paga, lo stipendio. Prima di tutto pensa che in Italia i tirocini all'università non sono pagati, sono proprio gratis, 100%. Io quando ho fatto l'università ho fatto un anno di tirocinio non pagato. Onestamente ritengo questa cosa molto ingiusta, perché è vero che stiamo imparando, però comunque un minimo di paga dovrebbe esserci. Al massimo anche un rimborso spese per esempio le persone che raggiungono il posto di lavoro in macchina o con i mezzi di trasporto. Invece niente, i tirocini non sono pagati per niente. Ma in generale comunque i lavori non sono molto ben pagati in Italia. Infatti se noi andiamo a vedere questo grafico possiamo osservare che l'Italia è l'unico paese in Europa in cui gli stipendi sono diminuiti a partire dagli anni 90 invece che aumentare e seguire l'inflazione. Questo ovviamente è un grande problema perché dato che l'inflazione aumenta sempre di più però gli stipendi restano praticamente uguali, le persone fanno fatica. Se vediamo anche il grafico a lato possiamo vedere che lo stipendio medio in Italia del 2021 è di 29.440 euro, lo stipendio lordo. Capite che dopo le tasse questo stipendio è davvero basso, soprattutto comparandolo alla media europea di 37.382 euro. Ma il problema dell'Italia non sono solo gli stipendi bassi, ma anche il lavoro a nero, cioè semplicemente vengono dati i soldi in contanti senza dichiarare il lavoratore e pagare le tasse sul lavoratore. Soprattutto nel mondo della ristorazione, nei ristoranti, questo è molto frequente purtroppo. Non vengono fatti i contratti, non ci sono tutele per il lavoratore e i ragazzi che lavorano lì guadagnano davvero poco. Soprattutto nell'ultimo periodo sono tantissime le proteste e anche i video sul web su questo argomento perché la situazione sta diventando davvero insostenibile. E io dico sempre, su questo sarò molto critico, se un datore di lavoro non ha la possibilità di fare un contratto legale ad una persona che vuole assumere, la colpa non è dello Stato, della burocrazia, delle tasse, ma è dell'imprenditore che non è un bravo imprenditore. E magari tanti italiani mi daranno contro su questo perché sento sempre le scuse no, però la burocrazia è complicata, fare un contratto è complicato, assumere legalmente un dipendente costa tanto, tante tasse. Va bene, ma questo non giustifica il fatto di fare qualcosa di illegale. Adesso andiamo avanti e passiamo alla seconda cosa che non mi piace così tanto dell'Italia, la burocrazia. Perché sì, la burocrazia in Italia
è complicata. Faccio sempre lo stesso esempio pratico. In Italia noi non abbiamo un documento di riconoscimento, anzi neanche due, ne abbiamo 3 in totale. Beh, in realtà 2 sono davvero documenti di riconoscimento e poi il terzo serve comunque per tante altre cose. Infatti abbiamo la patente per guidare la macchina, la carta d'identità e la tessera sanitaria. Vabbè, la patente serve per guidare, la carta di identità è il nostro identificativo e poi per finire abbiamo la tessera sanitaria dove c'è il codice fiscale che serve per fare tante cose burocratiche in Italia e serve anche per l'assicurazione sanitaria. Questo è solo un esempio, ma perché avere 3 carte? Non potremmo raggruppare tutto forse in una carta o comunque massimo 2 per rendere tutto più facile? In realtà adesso con la nuova carta d'identità, quella elettronica, le cose stanno cambiando e la burocrazia in Italia si sta snellendo, sta diventando più facile. Però la digitalizzazione di tutto richiede tempo e dobbiamo ricordare che l'Italia è un paese vecchio, quindi le persone più anziane hanno un po' di difficoltà a rimanere al passo con i tempi e con le nuove tecnologie. Pensate per esempio che i certificati anagrafici, cioè quando tu vai al comune per richiedere il certificato di nascita, di morte, insomma tutti i certificati anagrafici, non era possibile richiederli online fino a qualche anno fa, fino al 2021. Prima tu dovevi andare in comune e richiedere il certificato e loro te l'avrebbero dato. Adesso finalmente dal 2021 è possibile farlo online, ma parliamo di 2 anni fa. Il fatto poi che la burocrazia sia complicata rende anche la vita più difficile agli stranieri. Infatti, quando gli stranieri vengono in Italia è complicato, perché ci sono tantissime cose da fare, tantissimi uffici dove andare e dove forse le persone non sono neanche così preparate. E poi un'altra cosa che non mi piace assolutamente della burocrazia italiana, anche se non è proprio la burocrazia, però comunque c'entra un po', è votare. Infatti in Italia non è possibile votare a distanza. Noi possiamo votare soltanto nel luogo dove abbiamo la residenza. Quindi se tu sei in un altro posto, per esempio sei un universitario e vivi a Milano, ma sei originario della Puglia e hai la residenza in Puglia, puoi votare solo in Puglia e non a Milano. Questa cosa è assurda. Paradossalmente, se però vivi all'estero, sei un italiano all'estero, puoi votare per corrispondenza, puoi votare a distanza. Se sei però sul territorio italiano, o torni a casa tua o non puoi votare. Questo secondo me è davvero il fallimento della burocrazia. Però di nuovo sta migliorando. Comunque la burocrazia in Italia sta diventando sempre più digitale, è possibile fare sempre più cose in modo digitale, quindi perfetto, però ci vuole ancora un po' di tempo, ma abbiamo fatto già dei progressi importanti. Prima di continuare però voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se sei interessato a ricevere ogni domenica dei contenuti molto interessanti per migliorare e imparare l'italiano, puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Adesso continuiamo con il prossimo punto e voglio parlare del sistema fiscale, che è davvero molto complicato in Italia. Infatti, secondo questa fonte, il sistema fiscale italiano è l'8º più complicato al mondo. Quindi, ok, non siamo messi malissimo, però abbastanza. Qual è il primo problema del sistema fiscale italiano? È la fatturazione elettronica. Questo significa che quando un'azienda o un professionista vende qualcosa, oppure vende per esempio un servizio, deve fare una fattura. Le fatture prima erano cartacee, adesso per ridurre l'evasione fiscale sono diventate elettroniche. Quindi è tutto digitale. Ma questo rende le cose più semplici? Non necessariamente. Forse questo sistema diventerà più facile, ma ci vuole ancora un po' di tempo. Un altro motivo per cui il sistema fiscale italiano è l'8º più complicato al mondo è perché per costituire una società, quindi un'azienda, ci vogliono dai 30 ai 90 giorni. È tanto tempo, soprattutto se qualcuno deve fare le cose di fretta.
E poi serve anche il notaio. Se volete cercate su internet la figura del notaio, perché non è una figura che esiste in tutti i paesi ed è una persona che serve a redimere atti ufficiali, come per esempio la costituzione di una società oppure quando vendete e comprate una casa, eccetera. Poi il sistema del lavoro in Italia è anche molto complicato. Questo rende di conseguenza anche il sistema fiscale molto complicato. Ci sono tante altre cose, non voglio scendere nei dettagli, però secondo me andare a semplificare il sistema fiscale renderebbe l'Italia un paese più efficiente da questo punto di vista e poi andrebbe sicuramente a diminuire di molto l'evasione fiscale. In Italia vengono evase tante tasse, abbiamo uno dei tassi di evasione fiscale più alti in Europa. Quindi forse rendere il sistema più semplice renderebbe anche l'evasione fiscale più bassa. Se vi interessa, al primo posto della classifica della complessità del sistema fiscale abbiamo il Brasile, poi abbiamo la Francia e il Perù. Invece al 9° e 10° posto dopo l'Italia abbiamo la Bolivia e la Polonia. E qual è un'altra cosa che non mi piace così tanto dell'Italia? Beh, il senso civico degli italiani. Che cos'è il senso civico? Il senso civico sarebbe quel senso che abbiamo dentro di noi di rispettare gli spazi comuni della comunità, rispettare le altre persone, quindi vivere in una società che funzioni bene, essere parte della società e rispettare anche gli spazi degli altri, gli spazi comuni. Secondo me a noi italiani questo un po' manca rispetto ad altri paesi che ho visitato, come per esempio il Nord Europa. Ma quando parlo di senso civico cosa intendo? Beh, buttare le carte per terra, buttare bottiglie per terra, oppure fare dei graffiti sui muri, fumare una sigaretta e poi buttare il mozzicone per terra. Insomma, tutto questo. Poi non dico che tutti gli italiani sono così, assolutamente. Però secondo me possiamo lavorare di più sul nostro senso civico e rispettare di più noi stessi e anche le persone che ci circondano. E infatti questo non rende soltanto le nostre città più brutte, perché una città sporca, insomma, non è proprio bella da visitare, ma è anche un grande problema per l'inquinamento. Insomma, secondo me noi italiani dovremmo rispettare di più il nostro paese, la nostra terra. Questo renderebbe l'Italia un posto ancora migliore. E poi, per finire, ultima cosa che proprio non mi piace dell'Italia, che odio, sono le strade. Mamma mia, le strade sono una tragedia, sono piene di buche. Soprattutto al centro-sud davvero sono un casino totale, la manutenzione delle strade è inesistente. Proprio strade disastrate, ci sono le buche grandi così e profonde così, che quando io sono in macchina davvero sembra di stare su un trattore. E io vengo dalla Puglia per, insomma, darvi un po' di contesto. Ho vissuto anche al nord, ho vissuto a Milano e onestamente a Milano le strade erano perfette. Però non so, cioè, Milano, poi non so il resto della Lombardia. Comunque al nord ho trovato delle strade migliori rispetto a quelle del centro-sud. Però, insomma, potremmo migliorare notevolmente la manutenzione delle nostre strade, anche proprio per la nostra sicurezza. Benissimo, abbiamo finito con il video di oggi. Sapevi queste cose e che ne pensi? E quali sono alcuni lati negativi del tuo paese? Se vuoi condividerli, scrivili qui sotto nei commenti e avviamo una conversazione. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta incredibilmente a far crescere il mio canale, e iscriviti al canale, mi raccomando, e attiva anche la campanellina, così non ti perderai i video futuri. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia, ciao!